Che bello il sole. Ciao a tutti! Siamo alle pendici del Montecchio Est, vicino a Colico, a nord-est di Colico, che più o meno da quella parte. E quelle sono le pendici del Monte Legnone. E oggi perché siamo qua? Da un po' che vorremmo venire a visitare il Forte di Fuentes. Il Forte di Fuentes è una fortezza costruita all'inizio del 1600. Questa zona faceva parte del Ducato di Milano, penso almeno verso 1400, però è sempre una zona di confine, come abbiamo anche già detto nei video della frontiera nord, cioè queste grandi vallate della Valtellina, poi più o meno di là arriva la Val Chiavenna, sono valli molto larghe che sono sempre stati dei passaggi di popoli. E ricordiamo che il Legnone fa parte delle Alpi Orobiche e la Valtellina fa un po' da spartiacque tra le Alpi Orobiche, le Alpi e Prealpi Bergamasche alla sua sud e a nord ci sono le Alpi Retiche. Ed è ora di tirare fuori il nostro geolocalizzatore a morfologia variabile per scoprire dove ci troviamo. Yep. Ecco qua, siamo arrivati. Che bello che doveva essere. Verso la fine del 1400 la Francia conquistò una buona parte del Ducato di Milano, dunque anche queste zone. La Francia era alleata dei Grigioni, che è una zona della Svizzera ai confini di queste Alpi. Questi gli chiesero, in cambio della loro alleanza, di ottenere sia la Val Chiavenna che la Valtellina, non la unirono al proprio territorio, era per loro dei possedimenti di sudditanza. Dopo la pace di Cateau-Cambrésis nel 1559, dove finisce la guerra tra la Spagna e la Francia, gran parte del territorio italiano viene spartito. La zona finisce sotto il diretto dominio della Spagna. Filippo II, il re di Spagna dell'epoca, nominò nel 1600 Pedro Enríquez de Acevedo governatore del Ducato di Milano. Questi era stato un generale nell'impero spagnolo, era anche un politico e pensò che questo luogo fosse molto strategico per cercare di arginare le velleità dei grigionesi rispetto a queste zone, e quindi fece costruire questa fortezza che fu pronta più o meno nel 1606, guarnita di truppe e armi, munizioni, tutto quello che serviva. Invece stavano i soldati, ovviamente prima quando c'erano i tetti pioveva decisamente meno dentro che adesso, si stava un pochino meglio, non tanto meglio
dedicata a Santa Barbara perché era la patrona degli artiglieri di chi maneggia gli esplosivi. Narra la cronaca che il 4 dicembre del 1603 frate agostiniano benedisse il sito del primo cantiere apponendovi una semplice croce di legno, e invece dei documenti datano l'ultimazione della chiesa nel 1608, demolita dai guastatori di Napoleone nel 1796. Questo qui era il palazzo del governatore e presidiava tutta la piazza d'Armi. Aveva 2 piani, ogni piano aveva 7 camere. E il bagno? Non c'aveva neanche il bidet. Si vede la parte iniziale del lago di Como e l'altra che il mezzo. Era strategica già da qualche millennio, per cui fu costruito la fortezza militare spagnola dell'inizio 1600 e lo era anche per la frontiera nord. Decisero di armare anche questo Montecchio mettendo in questo punto 2 batterie da 4 ciascuna di cannoni da 149, una in direzione Valtellina, la strada che dallo Stelvio arrivava a Montpegno eccetera, e l'altra dalla Valchiavenna verso Novate Mezzola per bloccare la strada che veniva dallo Stucco. Pare che non sia mai stato armato e non furono mai portati quei cannoni, anche se però nel 18, con quasi 6 mesi dalla disfatta italiana di Caporetto, il generale Badoglio fece riarmare il forte Montecchio nord per paura che la spinta degli austriaci aiutati dai tedeschi potesse non solo rimanere sul Piave ma anche passare da nord. Sarebbe stato tatticamente vincente, però non è successo. Questa fortezza, da quanto si capisce, rimase attiva come tale fino all'inizio del 1700, quando, a causa di una guerra di successione interna alla Spagna, c'è un indebolimento. Gli austriaci, che volevano conquistare il Lombardo-Veneto, riescono a far capitolare anche la fortezza. Verso invece la fine del 1700, quando Napoleone Bonaparte conquista anche queste zone, gli viene richiesto dai grigionesi di distruggere questa fortezza perché comunque aveva una simbologia di minaccia per loro. Furono i guastatori dell'esercito napoleonico a distruggerla e dopodiché fu lasciata in abbandono. Anche oggi abbiamo finito la nostra avventura al Porte di Fuentes, che prende il nome dal Pedro Enríquez de Acevedo, Ponte di Fuentes. Bello, dai. Mi sono divertita. Sì, accessibile. Porca miseria. Non 100%, però parecchio. Devo stare un po' attenti, certo, perché sono un po' di pendenze, però è decisamente buono. Sì, sì. Sembra una roba poco significante passando dalla strada, questi Montecchi, neanche magari uno ci fa caso.
No, invece sono molto carini. È carino, poi in questa stagione secondo me sì, proprio il periodo adatto, perché non fa troppo freddo, non fa troppo caldo, d'estate fa un caldo pazzesco. Qui, se cercate su Google Forte di Fuentes, c'è un dominio con un sito dedicato, è gestita anche questo dal Museo della Guerra Bianca di Temu. Carina la stadina per arrivare, fattibile anche lei. E va bene, dai, anche questa avventura è finita, e quindi dalla frontiera nord, nonché da questa terra di confine tra Svizzera, Ducato di Milano, di tutto, appunto, è tutto. Ciao! Ciao!